Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi continuiamo a parlare di verbi. Nello specifico parleremo dei verbi capitare, succedere, accadere, ma ne aggiungeremo anche altri per fare un quadro completo della situazione. Iniziamo col dire che capitare, accadere e succedere sono sinonimi, perciò il significato è sempre lo stesso. Si usano per esprimere la stessa cosa, ma si usano in contesti diversi perché cambia il registro. Il verbo più informale è capitare. Accadere e succedere, invece, sono di registro neutro, medio. In rappresentanza del registro formale abbiamo il verbo verificarsi. Quindi verificarsi, accadere, succedere, capitare vogliono dire la stessa cosa, ma cambia il registro linguistico, quindi è diverso il contesto d'uso, non il loro significato. Questi 4 verbi si usano per esprimere e parlare di azioni o eventi non programmati. Questo è molto importante. Vediamo alcuni esempi. Si è verificato un guasto alla linea telefonica. Il guasto non è programmato, è qualcosa di improvviso, ma visto il contesto d'uso, un po' formale, perché questa frase potrebbe essere una comunicazione della compagnia telefonica, dobbiamo usare il verbo verificarsi. Che cosa è successo? Che cosa è accaduto? È successa, è accaduta una disgrazia. Qui siamo nell'ambito del registro medio, è un registro neutro, non è né formale né informale. La persona sta chiedendo informazioni su qualcosa di cui non sa nulla. Questa disgrazia di cui si parla è un evento improvviso, non programmato. Non sai che mi è capitato oggi? Ho incontrato la mia attrice preferita. Qui invece siamo nell'ambito di un registro informale. È una conversazione tra amici. È ovvio che questo incontro non era programmato. Questi verbi non hanno una connotazione particolare, possono essere usati sia per eventi non programmati positivi che negativi. E se invece volessimo parlare di azioni o eventi programmati? In quel caso dovremmo usare dei verbi diversi. Nello specifico dovremmo usare i verbi svolgersi, tenersi, effettuare. Come possiamo suddividere in base al registro questi 3 verbi? Beh, direi che effettuare è quello più formale tecnico, mentre svolgersi e tenersi sono quelli che appartengono ad un registro medio neutro. Per quanto riguarda il registro informale, possiamo semplicemente utilizzare il verbo essere. Prendiamo l'esempio di prima, quello in cui la compagnia telefonica comunica che si è verificato un guasto sulla linea telefonica. In quel caso abbiamo usato il verbo verificarsi perché, appunto, si è trattato di un evento non programmato e trattandosi di una comunicazione tecnica da parte di una compagnia telefonica, il registro è formale. Se però la compagnia telefonica ci comunica che la linea sarà aggiustata, verrà programmato l'intervento di un tecnico. E quindi come sarà la comunicazione? Possiamo ipotizzare una frase del tipo: l'intervento dei tecnici sarà effettuato in giornata. Usiamo il verbo effettuare, perciò capiamo che si tratta di un'azione o evento programmato. Un altro esempio è: la lezione si svolge, si tiene, tutti i mercoledì alle 9 in aula magna. Anche qui si tratta di azione o evento programmato, perciò qui possiamo usare il verbo svolgersi oppure tenersi. Per quanto riguarda il registro informale, possiamo semplicemente utilizzare il verbo essere. Possiamo dire la lezione è tutti i mercoledì alle 9 in aula magna. Spero che questa lezione vi sia utile. Se avete delle domande, non esitate a lasciarle nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questa video lezione di grammatica e ci vediamo nella prossima. A presto!
Ciao!